Ciao popolo YouTube, bentornati a un video sul canale di Benny's Music e come al solito sono con Matteo. Oggi torniamo a parlare di Eastman, ma questa volta in versione acustica e ovviamente dopo la sigla. Andiamo! Ebbene sì, torniamo a parlare di Eastman, un brand che ogni volta che ce l'ho tra le mani continua a stupirmi e oggi vedremo e immagino che non sarà eccezione, però stavolta andiamo a parlare della loro concezione di chitarra acustica. Ricordiamo, per chi si fosse perso i video precedenti, che Eastman è una liuteria cinese. Esatto, sì. Quindi una produzione interamente fatta a mano in Cina. Esatto. E in questo caso scopriamo alcune, perché ragazzi c'è un range di Eastman che abbiamo faticato a scegliere 5 chitarre, alcune delle chitarre della loro offerta su un range che è direi abbastanza vario, sia come costi che come varietà proprio di strumenti. Ah sì, loro vanno, parlando dei prezzi, loro vanno per quelle fatte tutte in legno massello, dai 600 euro fino ai 2.500-3.000 euro chiaramente. Però ecco, la cosa importante è che loro dal prezzo di partenza di 590 euro danno una chitarra tutta in legno massello con jig bag morbida bella. Sì, la vedevo messa là, è molto bella, ragazzi. Molto Poi in bella. caso gli facciamo anche una ripresa, è veramente sì, poi hanno anche la serie un pochino più economica che si chiama PCH, che ha il top nel massello e il resto in laminato. Però, cioè, da 590 euro in su avere già una chitarra completamente in legno massello, secondo me certo, non è ottimo. banale. No, sì, non no. è banale. Poi vi posso dire che già avendo, diciamo, quella che probabilmente è la mamma delle chitarre acustiche, perché va a richiamare un po' una Martin di 28, in questo caso il feeling che avete prendendo uno strumento del genere tra le mani non è di una chitarra di bassa qualità o economica. No, cioè, assolutamente. quando lo prendete tra le mani vi dà effettivamente il feeling di una chitarra premium. E adesso vi faccio sentire anche che il suono, secondo me, è anche premium. Sentiamo. E vedi. No, ma infatti, cioè, nella sua fascia di prezzo, che siamo sui 1.500 euro se non sbaglio. Sì, 1.400. Ecco, 1.400. Questo è 1.400 usato. Usato, sì, scusa, ho sbagliato io, sì. Questo è un usato, ma... Perché questa qua è una serie 20, quindi abbiamo già la BTA di Rondak. Ah, quindi stiamo parlando delle chitarre da 4.000 euro. Se ci fosse un altro marchio sulla paletta, stiamo parlando di chitarre da... Ma nel loro caso siamo sotto i 2.000 euro. Fasce fondo in palissandro indiano, ebano tastiera, ebano ponticello. Che cosa gli vuoi dire? Cioè, nel senso... No, è incredibile. Sì, ha tutto quello che ti aspetti da una chitarra di questo tipo. Sì. Quindi ha la dinamica, ha il volume, è perfetta per lo strumming, appena vai a plettrare un po' più piano, diciamo, continua a essere definita, dandoti comunque il suono, alla dinamica, è veramente quello che ti aspetti quando prendi uno strumento del genere tra le mani. È veramente... bella. Tra l'altro, ragazzi, quando ci sono queste cose in usato, approfittatene perché risparmiate, vi prendete uno strumento è perfetto. No, è perfetta, tenuta veramente molto bene. Oggettivamente la nostra garanzia e tutto. Sì, quindi andate a spulciarvi il sito se ancora quando esce il video è disponibile, perché grande strumento. Ovviamente non è l'unica tipologia di chitarra che va ad affacciarsi o a ispirarsi a brand storici. Ovviamente praticamente tutta la linea va a ispirarsi a chitarre storiche e qui ne abbiamo un altro esempio che va a essere una chitarra leggermente più piccola di dimensione. È una OM. È una OM come stile, sempre stile Martin, quindi rimaniamo a casa Martin. Prima differenza che noto, qui abbiamo un manico che è satinato, mentre lì era verniciato, e il binding in questo caso non è il binding bianco chiaro cream come in quella là, è un binding tartarugato molto bello. molto bello devo dire, e anche qua confermo quanto detto, non si ha l'impressione di avere uno strumento
economico di bassa qualità tra le mani. Sì, allora qui abbiamo il binding tartarugato perché è una serie in mogano. Ok, quindi non è la serie in palissandro, è una serie che richiama la serie 18 di Martin. È sempre una serie 10, quindi abbiamo sempre la Adirondack, abete Adirondack, ma fasce fondo in mogano. Il discorso del manico che dicevi prima, in realtà sono tutte e due satinate. Questo qua con l'utilizzo, sai come succede? Tende un pochino a lucidarsi, ma poca roba, insomma. Comunque loro fanno il manico satinato su tutta la loro serie. Ok. Sentiamo un attimo come suona. L'attesa è un po' come nel video in cui abbiamo già parlato della differenza tra le casse. Avremo probabilmente un suono leggermente più medio-alto e proiettato in avanti. Sentiamo. Subito comunque il salto sonoro è evidente, è molto appunto meno basse, più proiettata sulle medio-alte, più medie, certo. Più da blues e bluegrass. Bella, anche questa mantiene la dinamica, va a darti anche stavolta quello che ti aspetti da una chitarra di questo tipo, a un prezzo stra giusto. Cioè, questa nuova siamo sui 1450, cioè stra giusto. Sì. Beh, è veramente la finitura, il fit and finish di questi strumenti, ogni volta che li prendo tra le mani è veramente pazzesco. Cioè, è la parte che veramente è sorprendente, perché se già brand come, non so se si fa anche l'acustico, ma per esempio mi viene in mente il video serie che abbiamo fatto con le elettriche, che già inizi a vedere che c'è un ottimo livello di finitura sulle 600-700 euro. Quando arrivi qui a un brand del genere, ti rendi conto che veramente arrivano a un 90%, 99% di quello che un brand premium ti riesce a dare come fit and finish. È veramente pazzesco. Assolutamente sì. E questa è, la cosa positiva di essere una liuteria, cioè non è un marchio che produce cose, tra virgolette, più economiche per un altro brand, ma è proprio un marchio cinese, un liutero cinese che ha aperto la sua azienda e quindi dà questo rapporto qualità-prezzo imbattibile. Sì. Tra l'altro, se poi volete andare a, potremmo dire, osare di più, in questo caso loro non si tirano neanche indietro. Abbiamo due strumenti veramente assurdi che sono un po' più particolari che vediamo dopo, perché prima chiudiamo il giro storico andando su quella che è probabilmente la chitarra più registrata nei dischi degli 50-60 che è la tipo J45 di Gibson, con questo Sunburst che è veramente fantastico. Bello, sì. Qui diciamo che come dimensione torniamo ad avere una cassa un po' più grande. È una classica slop shoulder, quindi abbiamo la parte finale più da dreadnought con le spalle un po' più spioventi. Bella anche questa. Sì, questa è una serie molto bella. È una serie 6, quindi facciamo un passettino indietro rispetto alle 10. Abbiamo sempre fasce fonde in mogano e il top però non è più Adirondack ma è Sitka. Ok, quindi diciamo più standard. Sì, un po' più standard. Sentiamo un po' come suona. Bella anche questa.
Sì, 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 hanno veramente, cioè la cosa incredibile è questa, tu potresti prendere il prezzo di una di queste, diciamo, dei grandi marchi, tutti e tre gli standard di chitarra Esatto. acustica e avere tutti e tre i suoni, potresti prendere la J45, la D28, la OM e avere praticamente speso Esatto. quanto ti costerebbe comprare una sola di queste chitarre dai grandi marchi. È vero, comunque in mano degli strumenti più che validi, Sì, perché sì, cioè io sfido chiunque a chiudere gli occhi quando si ascoltano queste clip e dire è una Gibson piuttosto che un altro marchio. quello penso È che sia quasi impossibile. impossibile, quasi impossibile, Esatto. cioè è veramente credibile. Sì, E il sì. suono è quello, lo richiama veramente tanto e anche ragazzi dal lato estetico a me piace veramente tanto questa chitarra. Devo sono dire fatte bene. che è veramente veramente bella. Vediamo un po', sentiamo un po' di strumming. Anche un bel sustain. Sì, sì. Veramente Promossa. bello strumento, sì, decisamente promosso. Ma direi che adesso è arrivato il momento di passare alle chitarre più strane che ci sono nel gruppo di oggi e che Esatto. fanno capire, diciamo, un po' anche dove Eastman fa capire, ehi, ci siamo anche noi siamo in grado di fare anche queste cose qui. Beccatevi cosa sappiamo fare. Ok. Take this. Esatto. Sì, sì. E queste, ragazzi, quando le vedete, capite subito che ovviamente si parla di uno step di strumento Sì. superiore. Sì, sì, questa è una limited edition 00 Koa, completamente in Koa. Quindi chiaramente abbiamo ebano il ponte, ebano sulla tastiera, il soundport sulla lateralmente. spalla. Anche i tasti sono, diciamo, più rifiniti, Molto segnatasti. rifinita, esatto. Sì, questa è, diciamo, quasi la loro eccellenza, perché c'è altro. Poi vediamo. Esatto, c'è Ce n'è anche un'altra qualcosa di più. che va anche però oltre. Però sì, è veramente pazzesca. una di quelle chitarre che tu la vedi appesa nel muro e fai wow. Sì, sì, sì. Questa ti Wow. cattura l'occhio tanto. Sì. Poi ovviamente anche perché è aperta così al libro è veramente incredibile. Sì. E poi la cosa fantastica è che quando avete il sound così vi spara anche il suono verso la faccia che E si per sente. suonare, diciamo, per noi stessi. Sì. Sentiamo un po' come suona. Questa si sente Bella. che fa uno step Sì. in là, Sì. Cioè- Il suono è quello della cassa piccola, Sì, però ma si sente che ha una precisione, è molto più diretta. Sarà anche la sensazione che io ho per questo, che cambia essere, tanto anche certo. rispetto alle altre, perché ovviamente qui io mi sento il suono proprio che arriva verso di me Certo. e cambia anche la percezione, ma mi sembra che sia più a fuoco rispetto Sì. alle altre, Sì, ha sì, un sì. po' più di frequenze medio-alte che permettono, diciamo, di farla uscire un po' meglio. È Esatto. veramente bella, veramente veramente bellissima. Sì, questa tra l'altro ha la scala corta, la 2475, la tipica scala Gibson, rispetto alla 24.9 della OM, C'è comunque... un leggero, diciamo, calo di tensione, Sì, no, ma è di veramente corde sì. bella bella.
bella. Sì, merita. Ragazzi, venite a provare questo perché veramente merita questo Sì. strumento. Però se non è abbastanza e Se non fosse già... volete ostentare ancora di più la vostra capacità liuteristica, arrivate a qualcosa del genere, che è Esatto. veramente allucinante. Cioè, qua si parla di avere tra le mani una chitarra che mi ricorda una Taylor. Non nascondiamolo, Detto esatto. fuori dai denti. Sì, beh, è una grande Ma ragazzi, auditorio, ma le quindi finiture che c'ha questo strumento, io cercherò fuori di di testa. di rendergli giustizia, perché è veramente complicato, tra l'altro con le luci, perché riflette molto, riuscire a riprenderlo, ma è pazzesco. è fuori di testa questa. Questo è veramente di un livello liuteristico di finiture. Gli ho mandato una foto a mia madre Soprattutto. prima. Sì. Ho detto, sembra un mobile. È vero. Sembra uno di quei mobili È dell'Ottocento vero. intarsiati. Cioè, è sì. una cosa impressionante. Ogni volta che la guardi trovi un dettaglio nuovo, una cosa diversa. Anche questa ha la buca diciamo, frontale esatto. per noi. Ha lo smusso all'armrest, sì, lo smusso questo lo qua rende molto comodo. comoda, esatto. Poi questa nasce già amplificata come gran parte, o se non tutta, la loro serie Grand Auditorium, quindi questa monta l'Ellerbugs Anthem, quindi hai anche, il microfono interno, sì, di piezo del mixarlo. microfono. E l'altra particolarità di questo strumento è che utilizza un sistema di attacco del manico di Bourgeois, che si chiama Tone Tight. È un manico avvitato, brevettato da Bourgeois, perché ricordiamo che Eastman e Bourgeois collaborano tantissimo, cioè sono due marchi che collaborano molto tra di loro e quindi gli dà la possibilità a Bourgeois di utilizzare il loro brevetto di... Pazzesco. È veramente pazzesca quando l'avete tra le mani. Sì, Poi sì. sicuramente questo sistema, poi magari se troviamo qualche link ve lo mettiamo in descrizione, aiuta comunque ad avere una chitarra che è di una precisione incredibile. Le meccaniche con le cose in osso mi fanno impazzire. Sì, è veramente sì, è la cosa incredibile, i dettagli, ogni volta che la guardi trovi un dettaglio nuovo, il tipo di binding, come sono fatte le finiture, è veramente incredibile. E adesso direi che è arrivato anche il momento di sentire un po' come suona. Questa Forte, fa veramente sì. spavento, sì, ha una dinamica e riesce a fare, diciamo, a aggiustare la proiezione a qualsiasi tipo di plettrata, di attacco, più gli dai più ti dà, cioè non ha un limite, cioè riesce sempre a darti più volume, più dinamica rispetto a quello che gli stai richiedendo. Sì, è uno strumento più moderno, Sì, ci fai più cose. È meno settoriale di quelli che abbiamo sentito, che erano tutti molto specifici. Questo qua è molto bilanciato su tutte le frequenze, è veramente fantastico da suonare, oltre che da guardare, perché veramente è uno spettacolo. Diciamo che vi trovate un po' il meglio dei due mondi. Sì. Cioè, è veramente uno strumento che anche soltanto metterlo là in salotto, guardarlo, Appeso, cioè un fa quadro. già la sua figura, è veramente Sì, incredibile. tra l'altro leggevo sul mio bugiardino che ho, perché non faccio mistero di avere due note scritte, se no non mi ricordo niente. No, che il top è in abete Engelmann, ma il manico è tutto in un pezzo unico. Cioè, quindi sì, non ha la classica lavorazione, diciamo, del tacco fatto in due pezzi. No, il manico è stato preso da un pezzo unico di legno, quindi Pazzesco. anche lì ti fa capire la qualità Pazzesco. della lavorazione. Una precisione Sì, pazzesca. sì, perché poi essendo in un pezzo unico deve essere anche stagionato in un certo modo, deve essere anche un certo taglio di legno per avere le venature tutte in una stessa direzione. Cioè, stiamo parlando veramente di un'eccellenza. Sentiamo un altro po'. Sì.
fai veramente di tutto. Sì, È sì, stracomoda questa cosa Ecco. della spalla così. Sì, quella lì è una lavorazione molto comoda. Rimpicciolisce la chitarra in maniera significativa come sensazione. Senza Perché sacrificare la botta. dimensione vera. Sì, è una cosa complicata da fare. Sì, liutieristicamente non è Complicata da fare, ma che oggettivamente è una genialata, perché ti dà questa sensazione di avere una chitarra molto più compatta tra le mani, anche sempre molto diretta grazie al fatto che c'è la soundport qui verso di noi. Ragazzi, si commenta da solo. Cioè non è uno Esatto. strumento dove serve commentare più di quello che abbiamo detto, perché veramente dimostra che Eastman può fare. Eastman c'è. quello che vuole, esatto. può Eastman fare quello che c'è. vuole. È soltanto una questione appunto di qual è quella giusta per voi, qual è la fascia Esatto. prezzo che voi volete effettivamente avere. C'è l'offerta giusta all'interno del loro catalogo, Si basta trova di soltanto sicuro. scegliere il modello giusto e vi portate a casa uno strumento. Comunque nessuno di questi è brutto o suona male, quindi sono tutti degli strumenti di livello incredibile. Ovviamente, come purtroppo continuiamo a confermare in molti dei video, tendenzialmente una spesa maggiore ci porta a casa uno strumento che suona meglio e che ha delle Sì, caratteristiche migliori. In Molto linea di spesso. massimo, esatto, in linea di massima sì. Poi ci sono sono anche delle delle belle eccezioni. sorprese. Ovviamente, È giusto però provarlo. quando fai il salto a queste due senti effettivamente che c'è qualcosina in più rispetto alla linea base. È una cosa, una dura realtà al quale ci dovremmo abituare, che però viene mitigata dal fatto che queste qua hanno un rapporto qualità-prezzo insensato e quindi ci si Imbattibile. porta comunque uno strumento che suona benissimo, Ok. che si può utilizzare tranquillamente a livello professionale in studio, Sì. non avere nessun problema a utilizzare nessuna No, di no, queste chitarre. assolutamente. Nessun problema. E con questa notizia bomba vi salutiamo come al solito e vi incitiamo a iscrivervi al canale, perché noi dà una mano enorme a continuare a fare video come questi anche in futuro. E fateci sapere qui sotto magari anche cos'altro vorreste sentire da qui dal catalogo di Bagnis Music, perché noi sicuramente leggiamo i commenti e potremo costruire qualche cosa sui vostri consigli. Ma ci vediamo al prossimo video. Ciao!